Nel tutorial di oggi facciamo insieme questo bellissimo carillon ad uncinetto. È un carillon evidentemente a forma di nuvola con le gocce che scendono e una delle gocce è il filo del carillon. Io ho lasciato la nuvoletta così liscia, ma ovviamente voi potete ricamare o applicare quello che volete sulla nuvoletta. Per esempio, potrebbe essere un'idea, se mi dite che vi piace, fare le lettere dell'alfabeto da applicare in questa nuvoletta, ma anche in qualunque altro progetto in cui vogliamo appunto applicare delle letterine. E se vi piace questa idea, lasciatemi tanti messaggi qui sotto al video e io mi metto all'opera e faccio l'alfabeto. Invece per quanto riguarda questo progetto, quindi il carillon nuvoletta, è un progetto veloce, semplice, divertente. Questa volta non ho utilizzato la tecnica amigurumi, è un lavoro piano fatto 2 volte, lavorato a righe e poi unito con un giro di punti bassi. È una tecnica semplice che però a me piace moltissimo. E ovviamente spero tanto che piaccia anche a voi. Quindi direi di non perdere altro tempo e metterci subito all'opera. Per questo progetto ci servono un cotone da lavorare con un uncinetto da 2,5-3,5, io ho scelto il cotone Catania, ci serve il carillon, l'ovatta, un uncinetto da 3 mm, una forbice, un ago da lana e una perla del diametro di circa 2 cm, 2 cm e mezzo. La mia è di legno, ma potete utilizzare un qualunque materiale. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo montando 9 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi 8 punti. 1, 2, 3 e questa è la prima riga. Ora giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, un aumento nel primo punto, quindi 2 punti nel primo punto, 6 punti bassi, 1, 2, 5, 6 e un aumento nell'ultimo punto. Quindi in tutto in questa riga abbiamo 10 punti. La lavorazione a righe è molto semplice, l'unica cosa che dobbiamo tenere presente è di capire bene qual è il primo e l'ultimo punto e se non siamo sicuri di identificarlo vi consiglio di mettere un marker sia nel primo che nell'ultimo punto della riga. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e come prima un aumento nel primo e nell'ultimo punto e un punto in tutti gli altri punti. Nella lavorazione a righe, o comunque in questa lavorazione a righe, si prende tutto il punto, quindi tutta la catenella normalmente. Un aumento, 8 punti, 8 e un aumento anche nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento, 10 punti, 1, 2, 10 e un aumento. Giriamo il lavoro e ancora un aumento nel primo punto, 10 punti e un aumento nell'ultimo punto. 12 e un aumento nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro,
lavoriamo un aumento nel primo punto, 14 punti, 14 e un aumento nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro e lavoriamo i 18 punti che abbiamo punto su punto. Diciassette e 18. Giriamo il lavoro, una catenella e ricominciamo a lavorare un aumento nel primo punto, un aumento nell'ultimo e un punto in ogni punto. Un aumento, 16 punti e un aumento nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. Quindi 20 punti. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un aumento all'inizio, un aumento alla fine e un punto in ogni punto. Un aumento, 18 punti, 18 e un aumento. Una catenella e giriamo il lavoro. Ora lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 22 punti. E 22 e 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto, in questa riga lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 36 punti. Lavorando prima sulle catenelle e poi sui punti, normalmente. E 36. E otteniamo questo. In tutto una riga di 36 punti. Ora, una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un punto in ogni punto fino al penultimo punto. 35 e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e nella riga 14 lavoriamo un aumento nel primo punto e un punto in ogni punto per tutto il resto della riga. Giriamo il lavoro, una catenella e nella prossima riga lavoriamo un punto in ogni punto. E questo è quello che otteniamo. Nelle prossime 4 righe ripetiamo le ultime 2. Quindi nel primo punto della prossima riga lavoriamo un aumento e poi un punto in ogni punto e nella riga successiva un punto in ogni punto. E lo ripetiamo per altre 2 volte. Vi lascio qui lo schema scritto. E questo è il risultato avendo lavorato fino alla riga 18. Nella riga 18 abbiamo lavorato 40 punti bassi. Continuiamo a lavorare 40 punti, quindi un punto in ogni punto, dalla riga 19 fino alla riga 25. In totale quindi abbiamo lavorato 7 righe da 40 punti. Ed ora lavoriamo la riga 26. Nella riga 26 lavoriamo una catenella, una diminuzione e per la diminuzione entriamo in tutto il primo punto, portiamo fuori il filo, in tutto il secondo punto, portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto insieme e poi lavoriamo un punto in ogni punto per tutta la riga. Una catenella e giriamo il lavoro e nella riga 27 lavoriamo punto su punto, quindi 39 punti. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una diminuzione
e un punto in ogni punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e nella riga 29 lavoriamo un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 30 lavoriamo una diminuzione e un punto in ogni punto per tutta la riga. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 31 lavoriamo 35 punti, 1, 2, 34, 35 e terminiamo la riga con una diminuzione. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo una diminuzione e completiamo la riga lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 32 punti bassi. 1, 2, 31 e 32. E ci restano 3 punti da lavorare. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo una diminuzione e un punto basso in ogni punto. Una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 35 lavoriamo 28 punti bassi. E anche qui restiamo con 3 punti da lavorare. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un aumento nel primo punto e completiamo la riga lavorando un punto in ogni punto. Finora abbiamo lavorato fino alla riga 36 e lavorando fino alla riga 36 vi ho mostrato tutti i tipi di righe che possiamo trovare in questo tipo di schema, con aumenti all'inizio e alla fine, con aumenti solo all'inizio, solo alla fine, aumentando le catenelle, non lavorando tutte le righe ma lasciando dei punti da lavorare, lavorando le diminuzioni. Abbiamo visto tutti i tipi di righe che possiamo dover lavorare in uno schema come questo. Quindi adesso, senza mostrarvi anche tutto il resto delle righe, questa è la nuvoletta completa, vi lascio lo schema scritto nelle prossime immagini, così voi potete fotografare lo schermo in modo da poter salvare lo schema e poter finire la nuvoletta autonomamente. Dopo aver lavorato tutto lo schema, terminiamo lavorando una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E dopo aver fatto la prima nuvoletta ne facciamo un'altra esattamente identica, ma questa volta non tagliamo il filo. Appaiamo le nuvolette una davanti all'altra e lavoriamo tutto un giro di punti bassi per unire le due nuvolette, lavorando un punto basso per ogni riga, prendendo tutto il punto del pezzo davanti e tutto il punto del pezzo dietro. Un punto in ogni punto basso e poi lavoriamo un punto in ogni riga, prendendo sempre tutto il pezzo davanti e tutto il pezzo dietro. E andiamo avanti così, chiudendo tutta la parte superiore e metà della parte sotto. E dopo aver fatto tutto il contorno fino a metà della parte bassa, qui cominciamo a riempire bene con l'ovatta. E consideriamo che in questa zona dovremo mettere il carillon. Quindi mettiamo un po' di ovatta anche in questa zona dove va il carillon
Posizioniamo il carillon e mettiamo un po' di ovatta anche sopra il carillon in modo che non si veda la forma. Dobbiamo riempire bene la nuvola in modo che il carillon sia avvolto dall'ovatta e in questo modo non si vedrà la forma squadrata del carillon. Ne mettiamo un po' anche qui sotto e ne mettiamo un po' anche sopra il carillon, in modo appunto che il carillon sia avvolto dall'ovatta. E quando avremo riempito bene e nascosto il carillon all'interno, continuiamo a chiudere il bordo con un po' di pazienza, prendendo tutto il pezzo davanti e tutto il pezzo dietro. Intrappolando il filo del carillon tra un punto e l'altro. A questo punto dobbiamo solo continuare a chiudere e via via riempire la parte di nuvoletta che dobbiamo ancora riempire di ovatta. Quando riempiamo gli amigurumi, il segreto per far venire una forma bella è proprio riempirli bene bene e mentre li riempiamo dare la forma all'oggetto che stiamo creando. E soprattutto in questo caso anche in cui abbiamo inserito il carillon e il carillon vogliamo che resti fermo nella sua posizione, è importante riempire bene tutta la nuvoletta. E dopo aver chiuso completamente tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo, infiliamo il filo in un ago senza punta e creiamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutta la catenella del primo punto basso che abbiamo lavorato per unire e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. In questo modo creiamo una nuova catenella e la chiusura è perfetta. Sul retro qui facciamo un nodino Prima di vedere come fare le gocce, sistemiamo il filo del carillon e lo prepariamo per attaccarlo ad una delle nostre gocce. Quindi per prima cosa dobbiamo snodare il nodo che c'è qui sotto e che tiene, nel mio caso per esempio, questo anello. Questo c'è sempre. Ci sono carillon che hanno il filo più lungo, il filo più corto, questo è particolarmente corto, ma comunque quello che facciamo è snodare questo nodo. E sfiliamo nel mio caso l'anello. Il mio carillon ha un meccanismo che si ferma ad un certo punto e mi resta questa codina di filo. Ci sono dei carillon che continuano ad andare finché il filo non tocca qualcosa che lo blocca, quindi in questo caso attenzione che non vi entri il filo nella nuvoletta, lo tenete, lo lavorate continuando a tirarlo. Ora per prima cosa bruciamo l'estremità del filo perché non si disfi ulteriormente. E lo annodiamo, facciamo un nodino qui sotto. Più vicino possibile all'estremità. Ed ora prendiamo la perla di legno e un pezzo di filo e infiliamo il filo nella perla e lo annodiamo. Molto saldamente. Infiliamo questo filo in un ago e facciamo passare l'ago per il cordone del carillon, attraversando proprio il cordone. E lo saldiamo sul filo che attraversa la perla, abbastanza vicino così.
e facciamo anche qui un paio di nodi. E questa sfera la rivestiamo con una goccia. In questo modo abbiamo integrato il filo del carillon con tutto il disegno appunto del carillon. Per le gocce iniziamo da un anello magico e io lo farò doppio. Se non conoscete la tecnica dell'anello magico o dell'anello magico doppio, ho fatto un tutorial specifico e ve lo lascio linkato nelle schede in alto a destra. Nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2 e terminiamo il giro con 12 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il terzo giro termina con 18 punti. Dal quarto al settimo giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Se questa sarà la goccia che contiene la perla di legno del carillon, in questo momento inseriamo la perla e cominciamo a lavorare intorno alla perla. Se invece si tratta di tutte le altre gocce, ovviamente andiamo avanti a lavorare e poi ad un certo punto riempiamo con l'ovatta. Nell'ottavo giro lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. E questo è il modo di lavorare intorno alla perla. Ora, intorno alla perla continuiamo a lavorare in questo modo. Per farvi vedere lo schema lavoriamo senza perla, così vedete meglio lo schema. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo sempre solo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E a questo punto cominciamo a riempire con l'ovatta. Nel giro 10 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta, 4 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta 3 punti, una diminuzione. E riempiamo ancora un po', ed essendo molto piccolo il buchino possiamo aiutarci con una matita o con un uncinetto grosso.
Nel giro 12 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione, un'altra volta. E se riuscite facciamo un ultimo giro in cui lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione. Se non riuscite a fare questo giro non preoccupatevi e vi fermate al giro precedente. E questa è la goccia. Ora tagliamo il filo bello lungo, togliamo il segnapunti, infiliamo il filo in un ago senza punta e passiamo tramite i punti che ci rimangono. Se facciamo anche quest'ultimo giro ce ne restano 4, 1, 2, 3, 4, altrimenti 6. E passiamo sempre tramite la mezza catenella esterna del punto, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo. E la goccia è pronta. Con questo filo poi agganciamo la goccia alla nuvoletta e se vogliamo riempiamo leggermente anche la parte alta della goccia che contiene la perla, con un po' di pazienza. In questo caso, dove abbiamo inserito la perla, oltre a chiudere bene qui sopra facciamo un bel nodo e nascondiamo il filo all'interno della goccia. Prepariamo tutte le gocce che vogliamo e le cuciamo alla nuvoletta in maniera semplicissima. Infiliamo il filo in un ago senza punta e lo facciamo entrare nel punto in cui vogliamo mettere questa goccia e lo facciamo uscire un po' più in qua, sempre da un foro della lavorazione. E facciamo la stessa cosa con un'altra goccia. E il filo, in questo caso fucsia, e il filo lilla li facciamo uscire dallo stesso foro. Così. Sistemiamo l'altezza delle gocce tirando i fili e facciamo la stessa cosa anche con le altre gocce. E una volta sistemate tutte le gocce nella posizione che ci piace di più, annodiamo i fili a 2. Li abbiamo fatti uscire dallo stesso foro, quindi li annodiamo e poi li nascondiamo all'interno della nuvoletta. Senza tirare troppo, altrimenti spostiamo le gocce. Tagliamo uno dei 2 fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno della nuvoletta. Anche qui senza tirare troppo, altrimenti spostiamo le gocce. E il nostro nuovo carillon è pronto. Potete appenderlo con un nastro, con un fiocco, come preferite voi. E lo potete anche decorare. Io lo lascerò liscio così, ma possiamo ricamare il viso, ricamare una scritta, aggiungere delle letterine di legno. Potete fare tutto quello che preferite per decorare questa nuvoletta. Io la lascerò liscia così. Vi do le misure della mia nuvoletta. È lunga circa 28 cm ed è alta circa
con la goccia più lunga 29, ma ovviamente le dimensioni dipendono dal filato, dalla mano e non hanno neanche una grande importanza. Volevo solo darvi un'idea di quanto grande è il mio carillon. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero tanto che vi sia piaciuto e che lo rifarete, è un progetto abbastanza veloce e molto divertente da fare. Se lo rifate aspetto le vostre foto, sapete che potete condividerle con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinetto e Divertiti. Trovate tutti i link alle mie pagine social nella descrizione del video che è sotto al video. E se vi è piaciuto questo progetto non dimenticate di farmelo sapere lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video o un bel like. Se vi va condividetelo perché magari può servire anche a qualcun altro. E se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. Fatemi sapere se volete che facciamo altri progetti per bambini, anche cose diverse dai carillon, o se avete già fatto un carillon nuvoletta simile a questo. E in quel caso comunque aspetto le vostre foto. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio.